Federico Barocci, Alfa Editore. Per problemi tecnici che non vi siamo qui a riportare, abbiamo dovuto saltare dei capitoli. Ne chiediamo venia a chi ci segue. Ripareremo il prima possibile. Intanto andiamo a pagina 26. Dirò di più, quello che pare incredibile a raccontarsi. Né dentro né fuori d'Italia si ritrovava pittore alcuno, non essendo gran tempo che Pietro Paolo Rubens, il primo, riportò fuori d'Italia i colori, e Federico Barocci, che avrebbe potuto restaurare e dar soccorso all'arte, languiva in Urbino, non le prestò aiuto alcuno. Bellini 1672. Destino critico e storico. Probabilmente al Barocci dovette risuonare massimamente gradita, anche se fuori tempo, l'affermazione che Giorgio Vasari poneva nell'edizione giuntina delle sue vite, come l'ipoteca di un ricercatore di talenti. Giovane di grandi aspettazioni. Il Barocci lo era veramente da più di qualche anno. E anzi, nel 1568 stava già riprendendo, dopo una crisi assai violenta, un lavoro aggressivo come quello della deposizione per la cattedrale di Perugia. Così retrodattata, l'attesa formulata dal Vasari poteva forse agevolare il suo lavoro, ma si riferiva evidentemente agli anni romani, al lavoro nel casino di Pio IV. E a quel momento, insomma, della vita del Barocci, in cui il giovane sembrava dover presto assumere la qualifica di outsider, che già era toccata al conterraneo Taddeo Zuccari. La fuga da Roma viene spiegata con il classico topos aneddotico del tentato avvelenamento per invidia, ma dietro questo racconto, che pure fu divulgato vivente il Barocci, e dietro un probabile stato patologico, per tutta la vita il pittore sembrerà afflitto da ulcera. Il ritorno in Urbino nasconde motivazioni più profonde che potremmo fin da ora chiamare sentimento del luogo, ma che meglio emergeranno dalle considerazioni a sentimento del luogo, ma che meglio emergeranno dalle considerazioni a venire. Malattia, ritorno in patria e travaglio religioso costituiscono apparizioni troppo sintomatiche per non sollevare con la perplessità il senso di una necessaria rivoluzione. In patria, dopo la breve uscita a Perugino, il Barocci resterà ostinatamente, salvo qualche breve viaggio. Ravenna, probabilmente a Laverna, e Loreto, Arezzo e Sinigallia. Ogni viaggio di studio deve probabilmente considerarsi precedente, un ritorno in Toscana, probabile negli anni perugini. Poche dunque le conoscenze. In realtà, dopo la citazione vasariana, solo il Borghini nel suo riposo, 1584, si dedicherà con molta cura a descrivere le opere eseguite dal Barocci fino a quell'anno e a divulgare la malattia.
fondando così praticamente il mito dell'isolamento e dell'inattività dell'artista. Sono proprio questi gli anni in cui il Barocci deve affidare tutto se stesso ad altri e diversi vettori di notorietà. Una certa strategia di collocazione delle opere, per quanto consentito alle dei superstiti, i rapporti internazionali intrattenuti dalla piccola corte roveresca. Alcune ubicazioni di reale impegno culturale, come principalmente quella conseguita con la visitazione per la Chiesa Nuova a Roma. La diffusione, a dire il vero, assai forte e significativa proprio negli anni 1570-1600, delle copie a stampa e delle incisioni di sua stessa mano. Ma con tutto ciò occorre riconoscere che la gran parte delle opere fondamentali rimane sin da allora confinata nella provincia marchigiana, anzi montefeltresca, Urbino, Pesaro, Sinigallia, Fossombrone, con la sola eccezione dell'Annunciazione Vaticana, spedita nel protettorato roveresco del Santuario di Loreto, e infatti assai presto più nota di altre opere. Di un'altra pala oggi scomparsa cita già Macerata, e infine del martirio di San Vitale a Ravenna, punta estrema della conoscenza padana del lavoro baroccesco. Abbiamo lasciato volutamente a parte le opere fondamentali di Perugia, 1567-69, e di Arezzo, 1575-79, proprio perché anteriori alla più stretta clausura urbinata inaugurata dal Barocci dopo l'80, e soprattutto perché esse esigono un discorso diverso, di qua del crinale dell'Appennino. Sono infatti le opere più note per essere collocate lungo la linea delle più intense comunicazioni tiberine, le opere a cui infatti si rivolgono tanto i pittori toscani quanto presumibilmente quelli bolognesi come Annibale Carracci. Intorno ad essa, in sostanza, si formano le piccole fortune provinciali dei perugini e soprattutto quelle più note dei senesi. Un caso ancora diverso è rappresentato dalla crocifissione per il Duomo di Genova, 1596, destinata letteralmente ad inaugurare un clima pittorico che attende nuovi contributi successivi, tutti consentanei a quella scelta Rubens, Van Dyck e Guido Reni, ma che nel contempo, e faccio eccezione per qualche incursione milanese, resta anch'essa vincolata all'area così tipicamente sigillata della città. In Genova, tuttavia, come ancora nel 1674 testimonierà lo Scaramuccia, il Barocci assumerà presto la figura di una reale venerazione pittorica. Quanto a Milano, il problema dei rapporti del Barocci con la sede di Carlo e soprattutto di Federico Borromeo è perlomeno singolare, come accertato la letteratura recente e come bene emerge dall'indagine sul giovane Ciarano condotta dalla Roche. Nonostante le grandi impegnative commissioni, segno di una intenzionalità anche ideologica concretamente espressa. Abbiamo insistente inizio almeno nel 92, non riuscirà nel Barocci di inviare neppure un'opera di sua mano in quella importante area di cultura. Ed è probabile che, come meglio vedremo, sia proprio una presunta maggiore importanza delle ultime committenze romane
verso le quali il Barocci seguita a nutrire una comprensibile fiducia, a deviare il corso di una presenza che probabilmente sarebbe riuscita a determinante in Lombardia e nella sua scuola pittorica. Si potrebbe dunque concludere che a livello di geografia culturale la conoscenza che dell'opera del Barocci si aveva in Italia restituisca un quadro abbastanza nitido per meglio conoscerne e comprenderne la rapsodica fortuna, la quale oscilla infatti tra la notorietà internazionale e di ceto cortese, anche se limitata a Spagna e Boemia, e la beatificazione locale, ben coltivate ambedue dagli interessi politici di Francesco Maria II della Rovera, duca di Urbino, il cui epistolario è così felicemente edito da Gruno nel 1936. Diviene da un lato la più preziosa fonte di informazione per ogni monumento della vita e dell'opera dell'artista, e dall'altro il modello per l'interpretazione di una gestione politica della cultura messa a servizio di equilibri e di rapporti sempre più minacciati dal progressivo ridursi del dominio roveresco. Un vettore molto importante, anche se ovviamente parziale, è poi certamente quello della divulgazione attraverso stampa e incisioni. Vedremo come essa garantisca al Barocci una notorietà orientata soprattutto verso il nord Europa, pur priva della massima conquista dell'artista, e cioè del rapporto luce-colore, così da provocare assai per tempo una lettura soltanto dinamica o chiaroscurale, in realtà parziale o impossibile. A questo proposito è giusto rammentare che il più intelligente e completo atto critico nei confronti della luce del Barocci fu compiuto assai per tempo dall'Omazzo, 1585, la cui intuizione rimase tuttavia sospesa per decenni e secoli, preferendosi quasi sempre un'attenzione rivolta narrativamente ai contenuti e a quella equazione fra grazia e devozione inaugurata dal Baglione nel 1642.